Affrontare le sfide della convivenza. Qui parliamo principalmente di convivenza di coppia, però alcune piccole regolette e punti potrebbero essere interessanti anche per una convivenza con un amico, con i genitori, piuttosto che con i nostri figli. Comunicazione chiara e aperta. Soprattutto nel tempo siamo molto chiari sui nostri bisogni, desideri e aspettative, perché magari sono state dette all'inizio della convivenza, poi nel tempo cambiano. La persona con cui viviamo dà per scontato un certo flusso, un certo modo, e invece noi abbiamo delle esigenze che sono mutate, dei desideri che sono mutati e magari delle aspettative che l'altra persona pensa di aver soddisfatto e che invece noi sentiamo enormemente frustrate. In fase iniziale stabilire delle aspettative chiare, anche su questioni che riteniamo di poco conto. Questo non vuol dire di andare dal notaio a stilare un elenco lungo 1,5 chilometri, però insomma dai, un pochino ci conosciamo, sappiamo cosa vogliamo, le cose che ci fanno arrabbiare e quello su cui possiamo serenamente transigere e quello invece che nel tempo potrebbe irritarci. Quindi chiarezza all'inizio di questa nostra convivenza. Soprattutto, questo lo dico se si tratta magari di un amico, di un'amica con cui non abbiamo mai avuto questo tipo di esperienza, per cui si è sempre andati molto d'accordo magari nelle uscite, perché eran simpatici, caciaroni, e poi ci rendiamo conto magari in casa che buttano scarpe e mutande ovunque. Eccoci. Quindi divisione degli spazi, divisione dei ruoli, attenzione a essere abbastanza chiari fin da subito. Okay, c'è una casa da mandare avanti, quindi dividere i compiti all'interno della casa. Sembrerà banale, ma alla fine tutti noi abbiamo qualcosa che ci piace più fare, meno fare, su qualcosa dovremo un attimino abbozzare, però non è detto che possano andare a incastrarsi delle competenze differenti. A noi piace tanto fare i cosiddetti lavoretti, la manutenzione, benissimo, prendiamocelo in carico. L'altra persona è uno chef appassionato, lasciamolo sfogare, può essere divertente. Tutti e due odiamo fare le pulizie e si troverà un accordo. Si può prendere qualcuno per farle, se possibile, eppure un po' per uno, magari con una turnazione settimanale. Creare uno spazio personale, questo è importantissimo, perché sia che veniamo da una precedente convivenza, che banalmente potrebbe essere quella coi genitori, sia che veniamo da una precedente relazione, a maggior ragione se veniamo da un periodo in cui abbiamo abitato da soli, questo essere così assieme e condividere così gli spazi, se da un punto di vista affettivo è tanto bello, è chiaro che potrebbe crearci del disagio. Quindi facciamo in modo, compatibilmente, ovvio, con le dimensioni della casa, di crearci un nostro piccolo spazio personale e se non è fattibile uno spazio fisico, uno spazio temporale, cioè incastriamo i nostri impegni in modo magari da poter essere un pomeriggio o una sera a settimana, sabato mattina piuttosto che la domenica pomeriggio a casa da soli. Potrebbe essere che il partner si è preso l'incarico di far la spesa, magari il sabato pomeriggio, e noi sappiamo che quelle 2 ore sono tutte nostre. Questo a maggior ragione se la convivenza è una convivenza che diventa poi di famiglia, quindi con una priorità di tempo sui figli e la sensazione quasi ogni tanto di soffocare, di non avere appunto uno spazio nostro. Ritagliamocelo, può essere all'interno della casa, può essere anche all'esterno della casa, una sera al mese la cena con le amiche, piuttosto che il martedì alle 7 lo yoga o la domenica mattina, anche saltuariamente, una gita per conto nostro, l'andare in montagna per conto nostro. Ecco, questo crea un equilibrio
psicologico che ci aiuta proprio nella convivenza, e l'avere sempre presente l'altra persona sarà bello. Perché? Perché non sarà tutto sempre quella cosa, ma sarà quella cosa e anche lo spazio per noi. Abbiamo parlato del dividerci i compiti, ma bello bello è anche il collaborare, cioè il fare delle cose che magari sono un obbligo di gestione della casa insieme. Conosco coppie che fanno qualunque cosa assieme. Eccoci, anche qui teniamo un pochino di equilibrio. Non è detto che se tu devi andare a ritirare la roba in lavanderia, si debba per forza andare in 2, si può ottimizzare. Io vado in lavanderia, tu passi dal macellaio e quella mezz'ora che abbiamo risparmiato facciamo qualcosa di carino assieme. Quindi nell'equilibrio appunto dei propri spazi e del dividersi i compiti, anche la collaborazione può essere una cosa carina. Scegliete magari qualcosa che piace a tutti e due, cucinare assieme, piuttosto che, non lo so, anche solo decidere dove mettere i quadri e uno prende le misure, l'altro picchia il chiodo. Sono cose banali, ma sono cose che creano un bel flusso e una bella armonia. Pianificare del tempo di qualità insieme. Quando si vive insieme sembra che basti appunto il vivere assieme, il tempo che si passa insieme. Poi ci si ritrova spesso frustrati e sembra quasi di aver perso quello che era il tempo prima, quando ci si frequentava e magari ognuno era a casa sua. Questo perché? Perché si creavano dei momenti assieme anche un po' speciali e il vedersi era speciale. Quindi riprendiamo un pochino di quello speciale che avevamo prima e riportiamolo nella vita da conviventi, nella convivenza. Questo può valere anche con un'amica con cui magari andavamo a ballare e ci divertivamo come pazze. Poi nel viverci assieme un po' di nervosino ci viene e sembra quasi un'altra persona, e in parte lo è sicuramente, però perché non dirle: "Stasera usciamo, andiamo a ballare come facevamo un anno fa che ci divertivamo come matte?" Questo ripristina un bel clima, un'allegria, e quindi a maggior ragione direi all'interno di una coppia, quando magari si è abituati a trovarsi a cena un pochino stanchi, capisco che può essere più comodo, più facile e ci dia anche questo senso di comfort casalingo. Ma non lo so, ricominciare a sedurre il partner o la partner, inventare una gita fuori porta, un cinema uscendo, magari non sul divano, qualcosa insieme di appunto speciale. Praticare la gratitudine. Questo è difficile perché nel vivere assieme si dà un pochino per scontato quello che fa l'altra persona, si dice: "Beh, io faccio altrettanto", e quindi difficilmente si dice grazie. Ricordiamoci di dire grazie anche per cose che fanno parte della routine di casa. Magari l'altra persona ci guarderà stupito, stupita e dirà: "Ma no, grazie per cosa? È normale, vivo qui". Eccoci, non rimaniamoci male se questa è la risposta. Noi, ripeto, ricominciamo se non lo facciamo, se non siamo abituati impariamo a dire grazie, anche per cose banali e scontate, perché credetemi questo crea veramente un clima più morbido e alla fine è il clima in cui viviamo, giusto? Risolvere i problemi in modo costruttivo, ecco, è più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Perché? Perché quando c'è un problema le vie di solito che si adottano sono 2: o prendiamo e lo risolviamo, quindi non coinvolgendo l'altra persona, e questo credetemi non è carino. Primo perché fa sentire inutile l'altra persona e fa sentire invece noi gravati sempre di questo peso di essere l'omino sempre in piedi che risolve le cose. Invece facciamoci anche aiutare, coinvolgiamo l'altra persona in quello appunto che sono le problematiche della casa e cerchiamo di trovare sempre un terreno comune nelle cose, di dialogare su quello che succede e di coinvolgere l'altra persona. So che è più spiccio non farlo e alle volte l'abbiamo
provato a fare e non abbiamo trovato tutta questa apertura dall'altra parte, l'altra persona non è stata così responsive, noi ci siamo un pochino chiusi e si incancreniscono certi meccanismi che credetemi poi alla fine fa star male per primi noi. Ecco, quindi siamo anche pratici in questa cosa. Avere pazienza e compassione, il che non vuol dire poverino, poverina, vuol dire un pochino allenare questa pratica in disuso della pazienza, il che come potete ben immaginare conoscendomi non vuol dire essere a 90 minimamente, ma vuol dire essere un attimino amorevoli nei confronti dei limiti dell'altra persona perché gioie belle. Anche noi abbiamo dei limiti e sa mai che l'altra persona in questo momento sia amorevole con noi e noi magari non ce ne accorgiamo neppure. Quindi siamo amorevoli e ricordiamoci che in una vita di coppia, in una convivenza, proprio perché sei gomito a gomito tutto il giorno, ci godiamo anche momenti di frustrazione, di tristezza, nostri nei confronti dell'altra persona e magari anche quelli proprio dell'altra persona. Detta così può non sembrare una passeggiata di salute la convivenza, in effetti non lo è. Chiunque abbia passato o stia passando una convivenza sa che è una scelta profonda, è una scelta di equilibrio, è una scelta per cui bisogna rinunciare a molte cose. È una scelta che va un attimino, a mio avviso, ponderata, ma soprattutto ponderata nel tempo. Ricordiamoci che nessuno ci obbliga a fare niente e se decidiamo di avere a che fare in questo modo con le persone, è una cosa che consciamente o inconsciamente decidiamo tutti i giorni. Magari lo decidiamo per motivi che non sono direttamente collegati all'altra persona, o magari è talmente bello addormentarsi tutte le sere con quel dato qualcuno nel letto, oppure può essere una zona comfort. Ragioniamo anche su questo, su quanto possa valerne più o meno la pena, oppure tutte parte di un equilibrio che, se tolto, abbiamo l'impressione che farà stare più male che bene noi e magari le persone a cui vogliamo bene. Tutto questo è giusto, non c'è niente di sbagliato, ricordiamocelo perché è la nostra scelta, la nostra quotidiana scelta. Però proprio perché è una scelta quotidiana, rimettiamola ogni tanto in discussione e perché no? Magari ragioniamoci un cambiamento, il che non vuol dire andare a vivere da un'altra parte, ma migliorare sempre e comunque quello che abbiamo fra le mani. Un abbraccio a tutti per aver seguito il video, per gli iscritti, beh, ci sta un doppio abbraccio e se vuoi un doppio abbraccio iscriviti e clicca la campanella per rimanere aggiornata delle novità del canale e nei commenti, beh, mi farebbe tanto tanto piacere avere il tuo parere, la tua opinione e il tuo sentire su un argomento bello tosto come la convivenza. Grazie a tutti.